Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia o luna o Venere in bilancia. Andiamo a vedere chi sta arrivando verso di te e perché. Può essere una persona che già conosci o una persona che non conosci affatto. Lo faremo utilizzando diversi oracoli, anche i tarocchi, ma soprattutto quelli che mettono il focus principale sulla dinamica energetica, la perfetta fotografia, saranno i miei oracoli lui-lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, andiamo a vedere chi sta arrivando verso di te, bilancia, e perché. Chi sta arrivando verso di te, perché. Mettiamo una, poi mettiamo due, e poi ci mettiamo gli archetipi. E iniziamo. Allora, chi sta arrivando verso di te e perché? Amore litigioso. Forse una persona con la quale hai dell'attrito o hai avuto dell'attrito. Amore litigioso, c'è qualcuno che vuole chiarire o qua ci sono due che si azzuffano. Una persona un po' tesa nei tuoi confronti, questo mi arriva. Vediamo. Fai il primo passo, fiducia nella vita, è come se dovessi avere fiducia in questo che arriva, in questa cosa che arriva. Fai il primo passo, non lo so se è riferito a te o a questa persona. E io credo a entrambi, perché in modi diversi. Fai il primo passo significa rispetto alle emozioni inerenti a questa connessione. Io qua vedo rabbia o vedo tensione. Qual è l'emozione che ti suscita un amore litigioso? O il litigio che hai potuto avere con questa persona o con qualcuno? O in una relazione? Bene. Il primo passo in questo caso è relativo alla pacificazione di questa emozione, dell'immagine perturbata di questa situazione o di una situazione che hai potuto vivere in altre relazioni. Cosa ti suscita il litigio? Qual è l'emozione? Bene. Fai il primo passo nella pacificazione di questa emozione, in modo tale che tu non la vai a riperpetuare. Quindi, magia pratica 11, formula pentacolare, la pacificazione dello spirito perturbato dell'immagine. Ti benedico, ti amo, ti ringrazio o ti perdono o fedente. O fedente lo dice all'emozione, non alla persona. La persona è una maschera del divino, è un personaggio che l'anima sceglie per manifestarti un certo tipo di emozione con la quale hai necessità di allearti, altrimenti l'emozione ti si ritorce contro, creandoti somatizzazioni, dolori, rabbia, mal di testa. Fai il primo passo in questo senso. Vediamo cos'altro. Bambina magica. Questa è una carta che mi parla di una magia che succederà tra te e questa persona. Vedere in tutte le cose il potenziale della bellezza santa, credere che tutto è possibile, sì. Succederà una magia con questa persona, una magia. Partiamo da una situazione un po' tesa, non so se è la stessa persona o una persona nuova, E fatto sta che partiamo da un'emozione tua più tesa, in cui ti chiedono di fare il passo della pacificazione dell'immagine e accadrà una magia. Andiamo a vedere qual è l'energia di questa persona con i miei impeccabili oracoli lui-lei. Allora, l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Bilancia. Così, di punto in bianco, vuoi sposarmi?
Questa è una persona con la quale ci sarà una magia importante, l'abbiamo appena detto, e vuoi sposarmi? Vuoi sposarmi è una proposta importante, che ha a che fare non solo col matrimonio insieme, ma proprio con l'unione animica sul piano pratico, la costruzione di un progetto insieme. Bella, bella, bella. Vediamo cos'altro. Con te posso essere autentico. Avrai a che fare con una persona sincera, vera, autentica, completamente. Ecco perché questa magia. Autentica, vera, magica. Aiutami, ti prego. È una persona che ti chiede aiuto. In questo caso vedo con il comprendere questa persona. La necessità ti chiede questa persona di comprenderla. Aiutami, ti prego. Mm. Magari tu puoi stare un po' più tesa, che sia una persona nuova, una persona che già conosci, un po' più tesa, ti chiede aiuto, di comprendere le sue profondità. Ecco perché qua ti dicono fai il primo passo. Fai il primo passo nella pacificazione dell'immagine, della rabbia, e poi ti si scioglierà qualcosa che ti condurrà a fare un atteggiamento diverso nei confronti della persona, chiunque l'altro sia. Ok? Wow, ok. Andiamo a vedere con i tarocchi cosa ci raccontano adesso. Vediamo. Qual è l'energia con la quale questa persona arriva nei tuoi confronti? Qual è l'energia con la quale arriva da te? Qual è l'energia con la quale arriva da te questa persona? 9 di denari. Arriva come una persona, mi viene a dire single, cioè single disponibile. Per molti di voi è così, è una persona, anche una persona che magari non si voleva impegnare inizialmente ed era restia al compromesso mi sta venendo in spagnolo. Il compromesso in spagnolo è il matrimonio, no? E come prima carta vuoi sposarmi, arriva una persona disponibile, single, magari anche una persona che non si è mai impegnata, non si è mai voluta impegnare, arriva con questa energia di determinazione, della forza del suo essere forte, mi viene da dire. Vediamo i pensieri di questa persona nei tuoi confronti. Parlarti. Avere un'ottima comunicazione con te, dirti verità, l'asso di spade è verità. Guarda, c'è 10 di coppe qua, magari non mi sono mai impegnato, non ho mai voluto impegni, ti dico la verità, sta pensando alle idee chiare, che vuole una condivisione con te del 10 di coppe. Cosa prova per te o cosa proverà per te? Fante di coppe, è molto emozionata nei tuoi confronti questa persona, messaggi d'amore, amorevoli, corteggiamento, superando le sue paure, la luna ti dice anche ciò che è nascosto nel suo cuore, visto che mi compare come una persona da 9 di denari, che è una persona che magari non si apre facilmente con nessuno, solo con se stessa, molto improntata su se stessa, e quindi ti apre il suo cuore, le sue paure, chiarezza mentale, ti dice com'è fatta questa persona, ti dice com'è, cosa gli passa per la testa. Ok, molto sincera la vedo qua. Quali le intenzioni che ha questa persona nei tuoi confronti? Le intenzioni. 5 di coppe, ha intenzione di chiederti scusa per alcune di voi. Sì, qua c'è un 2 di coppe, ha intenzione di chiederti scusa per non essersi impegnato in altri momenti, sei una persona che già conosci. Invece qua io vedo praticamente nelle intenzioni una persona che ha intenzione di inginocchiarsi a te, vedi come l'immagine? Sì. Per alcuni di voi anche chiederti scusa perché non si è fatto i fatti suoi, nel senso ti ha un po' messo da parte. Quali sono le azioni che farà nei tuoi confronti? Queste sono le intenzioni, no? Le azioni, vediamo. 9 di spade, ha intenzione di chiederti scusa, ha intenzione di prostrarsi ai tuoi piedi, però al tempo stesso la mente lo arrovella, 9 di spade. Quasi non è una persona questa avvezza
a impegnarsi subito, e quindi ecco perché, siccome prova una forte attrazione nei tuoi confronti e anche questo cuore, no, col fante di coppe, timidamente il cuore si apre, no? È come se non riuscisse inizialmente. Le azioni, fammi vedere, 9 di spade e poi... Però poi c'è la torre, però poi scoppia qua, scoppia qualcosa, abbatte le sue paure. Genii di bastoni, lo fa impazzire a questa persona tu, lo fa impazzire. C'è la torre, un 9 di spade, abbatte le sue paure, succede un evento, succede qualcosa qui, anche di esterno, che lo può spaventare, quindi si apre, questo mi dice. Energia finale di questa persona nei tuoi confronti: 2 di bastoni, apertura di cammino, prende una decisione. Di che decisione si tratta? Quella di impegnarsi con te. 8 di denari, te l'ho detto, è una persona che magari non si è mai impegnata veramente, alla fine succede qualcosa con la torre, 9 di spade, che gli dà la possibilità di impegnarsi. 8 di denari, l'impegno quotidiano, sforzarsi, far funzionare le cose, prende la decisione di far funzionare le cose. Ok? Vediamo con i mini tarocchi le specifiche. Qui l'unico arcano maggiore di questa stesa è la torre, quindi è molto indicativa questa cosa. Mi richiama il fatto che questa persona è una persona singolo, disponibile, o che non si è mai voluta impegnare, ha chiarezza di intenti e di visione però, tant'è che si rompe un vecchio equilibrio di persona più restia a darsi, no? Ad aprirsi, tant'è vuoi sposarmi come prima carta. Infatti chiede aiuto, aiutami ti prego, anche qui si inginocchia, chiede aiuto in questo senso, di comprenderla. Vediamo quali sono le energie del 9 di denari. Con quale energia arriva da te 9 di denari? 5 di spade, c'è tensione tra tutti e due qua. 5 di spade mi pare un po' di tensione, di rancore, anche di autosabotaggio. Asso di spade, cosa i suoi pensieri nei tuoi confronti? Asso di spade. Giudizio, assolutamente sì, ha intenzione di chiamarti, di rinascere a nuova vita con te. Fante di coppe, cosa ha nel cuore questa persona? Regina di bastoni, ci sei tu nel suo cuore, è terribilmente attratto da te, anche se sei uomo, è terribilmente attratto da te, vuole invitarti a uscire, aprirti il suo cuore. Cavaliere di coppe, farti un invito. Vediamo nelle intenzioni col 5 di coppe. E il carro ha intenzione di avanzare con te, prendere la macchina, il treno, il mezzo per venire da te. Le azioni che farà: 9 di spade e la torre. Il mondo. Può darsi che fa una sorpresa se è una persona che abita distante da te. È una persona, questa è una rivelazione per te. Molti di voi non se l'aspettano questa cosa. Già me lo preannunciava la carta magica, perché rompe le sue paure, fa un gesto limite, folle, la torre. Può darsi che ti citofona, tu non te lo aspetti. Mi spiego? Sì, questo fa. Il mondo mi parla dalla fine della tappa di una situazione di crisi e anche di una sorpresa con questa torre, 9 di spade. Vediamo l'energia finale: 2 di bastoni, 8 di denari. Regina di coppe, asso di spade, ti parla proprio, parla al tuo cuore, regina di coppe. Poi 5 di bastoni, ti parla per sistemare eventuali tensioni che ci sono tra di voi, e consapevole del fatto che tu possa capirlo, perché sei uscita con regina di coppe, anche se sei uomo, ti parla, c'è una comunicazione, soprattutto per chiarire eventuali disguidi o disagi tra di voi. 5 di bastoni, tensioni, questo amore litigioso, no? Sì. Due altre, 5 di denari. Tu hai percepito un po' di carenza, o puoi percepire carenza da questa persona, però c'è un'apertura di cammino grazie a un'ottima comunicazione che arriverà. Si prende in mano la situazione. Ok? Vediamo un po' qual è la tua energia nei confronti di questa persona. L'appeso. Tu è come se stessi un po' in stand-by. La giustizia. Tu è come se pensi molto di sistemare le cose o di fare le cose corrette per te stessa
e per la tua vita e per la relazione. È come se aspettassi anche che l'altra persona ti dicesse qualcosa, sì, stai in una condizione di appeso, cercando anche di cambiare prospettiva rispetto a certi eventi. La tua energia ancora nei suoi confronti? Infatti abbiamo la papessa, un'energia tua è molto introspettiva, poco incline al dialogo in questo momento o anche quando si farà viva questa persona, molto più introspettiva, introversa, di studio della legge esoterica, della legge spirituale, anche di silenzio, hai un'energia di silenzio. Sarà questa persona che ti sciocca però, ti sciocca questa persona. Io qua vedo silenzio da parte tua oppure più un'energia introspettiva, sei una persona nuova. Cosa penserai di questa persona e i pensieri quali sono? Che gli piaci tantissimo, lo sai di piacergli tantissimo, lo saprai di piacergli tantissimo. Nei tuoi pensieri ci sei tu, prenderti cura di te stessa, e lo sai che gli piaci tantissimo a questa persona. Cavallo di coppe, vedi? O lo saprai, ok. Vediamo adesso con queste carte qual è il dono di questa connessione. Qual è il dono di questa connessione? Il tuono, qua succede uno shock che non ti aspetti per niente. Il dono di questa connessione è far ribollire il sangue e succede qualcosa con il tuono, come questa torre qui, che spacca nelle azioni, cioè nella vita manifesta. Questa persona farà qualcosa, anche qui fa il primo passo, farà il primo passo, qualcosa di credere che tutto è possibile, va bene? Vediamo cosa hanno d'altro da aggiungere le carte della magia. Principessa, puoi essere il tuo proprio cavaliere. Tu sei molto sicura di te stessa o molto sicuro di te stesso e quindi sai che devono combattere per te. E quindi questa è la carta che ti dice: questa persona sa di dover fare un gesto limite o comunque sia di darti qualcosa in più di quello che tu riesci a darti da sola, altrimenti tu stai bene sola o solo. Ok? Molto forte questa stesa, eh? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!